questo nuovo video ti porto nel comune più a nord d'Italia, l'unico al di sopra del 47° parallelo. Questa regione, che potrebbe sembrare inospitale, in realtà è abitata sin dal 3000 a.C. Nello specifico entreremo in una miniera di rame abbandonata. Pensate che questa miniera è talmente antica che è stata sfruttata sin dall'età del bronzo. Parliamo del 1500 a.C. Entreremo per 1 chilometro all'interno della montagna e ne esploreremo le viscere. È un posto veramente inusuale e, come sempre, sono strasicuro che la maggior parte di voi non conosce. E anche se ho visitato questo posto in primavera, ci troveremo proiettati nel pieno dell'inverno. State a guardare che situazione trovo quando arrivo lassù. Vamos! Ho trovato la giornata più brutta da mesi. Ora, addirittura nevicato in quota. Eccomi qua, sto per arrivare in Valle Aurina. Qui il paesaggio chiaramente cambia moltissimo, sembra molto più simile all'Austria perché, come sapete, l'Alto Adige è molto più di tradizioni austriache che non italiane. Volevo ricordarvi una cosa che magari per chi non è di queste parti tende a confondere, cioè che la regione Trentino-Alto Adige non esiste. C'è la provincia autonoma di Trento con le sue leggi e la provincia autonoma di Bolzano con le sue leggi. Quindi qua adesso dove andremo, proprio nel comune di Predò, nella Valle Aurina, il 97% della popolazione è di madrelingua tedesca. Chiaramente parlano italiano, però la loro madrelingua è tedesca perché fino al 1918, quindi fino alla fine della prima guerra mondiale, quest'area era sotto l'impero austro-ungarico. E se vediamo lassù saranno più o meno da qua un altri 400 metri di dislivello, a 1400 metri ha nevicato lassù. Adesso è iniziato anche a nevicare, guarda che roba, tutto il paesaggio è completamente innevato. La miniera deve essere quella lassù in cima con quella torre di pietra. Oh ragazzi, sono arrivato, per terra ci sono 5 cm buone di neve. Spero di riuscire a questa situazione perché io ovviamente non ho le gomme da neve, perché sul Garda nevica pochissimo e poi dopo il 15 di aprile non è obbligatorio montarli. Io ho dietro le catene, proprio quelle rarissime volte che nevica, ma non li monto mai praticamente le catene da neve, le gomme da neve sul furgone. Qui invece servono fino a maggio. Bene, comunque adesso vediamo un po' di raggiungere la miniera. Ragazzi, sono arrivato, adesso prendo questo trenino giallo qui dietro di me e attraversiamo il cunicolo più recente della miniera, perché è fatta a vari livelli, a vari cunicoli. Questo qui è quello più recente, è l'unico scavato con la dinamite, sono 980 metri dentro la roccia e poi si arriva nella miniera che al di sopra di essa ha tanti altri cunicoli invece scavati a mano, proprio col piccone. Questo qua era stato scavato con la dinamite soltanto per far defluire l'acqua dalla miniera e poi alla fine è stato proprio sfruttato anche come ingresso minerario. E sono curiosissimo di entrare a vedere com'è questa miniera di rame che era già stata utilizzata durante l'età del bronzo. Pensate che hanno trovato un'ascia di bronzo presa appunto qui nei dintorni col rame della miniera. Allora, ho il caschetto, il antipioggia per prepararci. La miniera è stata chiusa nel 1971 perché non era più profittevole. Qua abbiamo Arthur che ci accompagna e poi il museo è stato aperto nel 1996, quindi circa 25 anni è stata abbandonata e poi è stata messa in sicurezza appunto per l'apertura del museo. Adesso andiamo dentro perché all'interno poi c'è anche un centro di respirazione. Si può respirare l'aria pulita, filtrata dalla montagna, e comunque la temperatura all'interno è sempre 8 gradi, quindi c'è questo centro che per chi ha problemi respiratori. Esatto, giusto. Ok, bene, ora saliamo sul trenino giallo. Ok, adesso percorriamo il cunicolo, quasi 1 chilometro, 980 metri. Chiaramente non bisogna mettere le mani fuori, se no ce le lasci. Va tutto scavato con la dinamite, non c'è niente a mano. Arrivati al capolinea. Posto. Noi arrivavamo da questo cunicolo qua giù. Bello lungo, eh? 940 metri di precisa.
Questo è lo schema della miniera praticamente, Arthur, giusto? Noi siamo entrati da questo pozzo qua sotto, esatto? Esatto, noi siamo entrati nella galleria più bassa, più lunga, più recente, chiamata San Ignazio, quella in fondo. Ok. Esatto. Siamo a 1168 metri quindi. Esatto, sì. 15 metri più alti rispetto alla partenza alla stazione fuori. Ok. Quindi questa è l'unica, diciamo, artificiale, le altre tutte completamente scavate a mano fino ad arrivare alla quota A 2000 metri. a 2080 Dove sono metri. gli inizi della miniera, esatto. Ok, questa è proprio la parte più antica che avevano scavato ancora all'epoca del bronzo praticamente. Esatto, sì. Ok. Perché i primi scavi risalgono all'età del bronzo e poi, come vediamo anche le date, dal 1400 in poi i minatori seguivano il filone in profondità, scavavano Certo. dei pozzi Ok. e nel corso dei secoli scendevano pian pianino e poi dovevano anche aprire, avanzare delle gallerie verso... Per seguire, continuare a seguire il Esatto. filone. Quindi questa era una galleria, ho letto, di scolo dell'acqua perché si riempiva d'acqua. Esatto. Quindi c'è ancora un livello sotto di noi. Esatto, c'è il pozzo dell'Arciduca Giovanni che poi vediamo andando davanti, che porta giù 90 metri, Ok. è tutto collegato. Ah, è tutto Sì, collegato? Certo. Ok. Allora, le date, 1400 Esatto. circa, Esatto. chiaramente antecedenti, parliamo dell'età del bronzo, non abbiamo riferimenti. È Del 1830 quando hanno fatto questo pozzo qua Esatto. sotto. ok. Questo era il periodo di avanzamento. Dal 1761 fino al 1805 impiegavano A fare- 44 anni a fare la galleria per arrivare nuovamente al filone. Certo, certo. Come lunghezza, come profondità è più o meno la stessa, Ah. però il periodo di avanzamento è tanto differente, no? Perché lì impiegavano 87 anni Ok. e lì 43 anni, la metà, la metà. perché cambia la, diciamo, tecnologia. la tecnologia, lì avevano già l'esplosivo, la Certo. polvere da sparo e qui è stato fatto tutto a mano. Qui i materiali affioravano in superficie, quindi le popolazioni preistoriche cercavano molti segni dell'affioramento del materiale, magari cadeva lì un fulmine, magari nascevano lì alcune piante, magari c'erano delle acque con un colore particolare, quindi Esatto. cercavano proprio il filone ramifero. Ecco. Esatto. Allora ci addentriamo dentro le viscere della montagna, come si dice. Esatto, vamos. Una porta di ventilazione per evitare anche, diciamo, il vento che dà fastidio lungo la galleria. spegneva anche le fiaccole magari. Esatto, sì, esatto. Impressionante. Poi quando hai un po' di luce, vedi come Sì, no, ma si vede bene. Qua si biforca il reticolo. Questi sono dei macchinari? Cavolo. Allora, questo qui dietro di me praticamente è un argano elettrico che fu utilizzato nell'ultimo periodo della miniera, dagli anni 50 agli anni 70, da una ditta, pensate, di Rovereto, che sfruttò proprio la miniera perché con la tecnologia un po' più avanzata estese proprio il periodo di sfruttamento della miniera. Ma qui ovviamente nei secoli passati questo aggeggio qua era tutto a mano, c'era un minatore da una parte, un minatore dall'altra e giravano proprio a mano la carrucola per trasportare fuori il materiale, perché chiaramente stavi scavando e il materiale che non serviva dovevi portarlo fuori, o anche il materiale, il rame stesso, dovevi trovare un modo per portarlo fuori, ecco. Una cosa interessante è che poi il materiale, una volta che veniva scavato, veniva poi separato dalla roccia che era inutile, fuori proprio dalla miniera, da donne e da bambini, e poi veniva fuso, c'era proprio una fonderia qui fuori dalla miniera. E questo che causò? Causò appunto che la fonderia naturalmente aveva bisogno di molta legna per funzionare, quindi si disboscarono tutti i boschi intorno al paese, le montagne sono molto ripide e quindi causarono valanghe e cominciarono appunto, dato che ci fu questo disboscamento così intenso, ad aprire fonderie nelle parti più basse della valle dove le montagne degradavano un po', quindi per evitare appunto che quest'opera così intensa di disboscamento mettesse proprio a repentaglio i paesi stessi. Un secondo a vedere a livello sopra com'è. Cavolo, già è molto più basso. Infatti ho zuccato e questa è la... Ah, cavolo, porca miseria, impressionante. Quindi i minatori avevano delle scale a pioli simili. Mamma mia, incredibile. Lì sembra dei muretti a secco, erano fatti per tenere il materiale, immagino. Sì, è veramente un altro mondo, sì. C'è proprio acqua che scorre. Diciamo è la regione più ricca d'acqua in tutta Italia. Ah, sì? Sì, esatto. Perché poi anche ghiacciai. Certo. Questo era un ventilatore Ah, ok, per certo. fare areare la sì, galleria, zona, certo. sì. E poi se, per esempio, se fuori
sarebbe la stessa diciamo, temperatura come dentro, 8 gradi. Non esce. Non c'è tanto Certo, movimento, certo, corrente. sì, sì, sì. È Come quello. le gallerie. Esatto. Poi la gente... Porca miseria. Sì, sì. 90 metri sopra siamo questa Sì, qui vediamo la prima parte del pozzo. Sono questa è la 40 prima metri, parte, ok. esatto. E Il dopo resto- continua. Sì, dopo continua perché poi vediamo anche lì in fondo c'è acqua. Queste sono Poi- le tramogge, ok. la tramoggia, sì, per scaricare poi il materiale. I minatori azionavano questa leva, si aprivano, scaricavano il materiale lì e veniva e portato. di sotto aspettavano i carrelli di ferro che ok, riempivano e certo. poi li spingevano a mano. Certo. Così funzionava il trasporto del materiale. Mi diceva Arthur che chiaramente la miniera venne abbandonata perché era antieconomica, ma la parte migliore del giacimento era in quota, era alta praticamente. Man mano che si scendeva nella montagna si perdeva un po' la percentuale di rame rispetto alla roccia estratta, quindi era diventato troppo lavoro rispetto a quello che non potevi guadagnare. Qua abbiamo dei figuranti. E poi usava anche materiale pneumatico ad aria compressa per fare i buchi di una profondità di quasi 2 metri. Certo. Poi c'è anche il serbatoio di acqua perché la punta veniva sempre bagnata e raffreddata. Ok, questo quindi fa il buco proprio per Esatto, l'esplosione. sì, diciamo, lui ha già fatto il buco e lui col bastoncino di legno sta inserendo poi i candelotti di dinamite. Sì. Poi vediamo le micce che venivano poi collegate e poi... Esplodeva tutto. Esatto. Ci sono 6 metri di dislivello. Scendiamo ancora sotto e vediamo, tocchiamo per la prima volta il rame con mano. Altri cunicoli. Veramente un dedalo di galleria. Ok, guarda che roba. Incredibile. Esatto, e lì per esempio lì cambia il colore della montagna, delle rocce. Sì. Il marrone, il giallo, no? E rappresenta poi la presenza di ferro, di zolfo e poi il minerale stesso vediamo ancora più avanti, diciamo. Però Tutto molto umido. C'è sempre il rischio che sia la gas. sì, l'acqua filtra dappertutto. E qui siamo nel centro, nel cuore del filone. Ok. No, siamo arrivati proprio lì dove estraevano il rame, la calcopirite. La calcopirite. Esatto. E qui faccio guarda vedere che lì, roba impressionante. si vede un po'. Esatto. Friabile, molto friabile. Esatto, è più friabile perché ci sono presenti tanti Completamente. minerali Ok. rispetto a prima dove c'era lo scisto puro, è molto compatto, aveva sempre un pro e un contro, no? Quando era compatto era difficile fare la galleria avanzare velocemente, però dietro di loro reggeva. Certo, diciamo, certo. no? E qui era abbastanza facile perché è friabile. Avanzare, prendere del materiale. Ma c'è il però rischio di dopo crolli. Ah, si certo. devono puntellare. Certo. C'è il rischio Per mettersi in costante di sicurezza. crolli, Sì, certo. esatto. Allora tutti questi buchi o pozzi o Mamma mia, gallerie o giusto. Impressionante. e sono tutti Seguivano il filone. seguivano una vena di rame. Una vena. Perché il filone Una diramazione. sì, esatto, questo sarebbe diciamo il filone, sì, che poi contiene delle stratificazioni di rame, no? Delle venature che hanno una larghezza di 1 metro fino al massimo 10 metri. Ok. No? Per tenere fermo. Questo è sempre un pilastro portante. Sì, esatto. Cioè ci si Varie calava in condizioni, si questi... calavano, esatto. Qui sfruttavano una vena di rame. Pazzesco, no? eri letteralmente a scavare Tutto lungo. friabile, esatto. Poi l'acqua, stavano sempre sott'acqua, erano sempre sì. bagnati. Che la condizione era terribile già quando c'avevi sì. l'elettricità, ma immagino quando eri con le fiaccole. con Era le fiaccole, terribile. esatto. E poi, Era uno come scenario abbiamo- infernale come abbiamo quasi. detto ogni tanto, poi c'era anche diciamo, tirava il vento, se uno apriva la porta, Certo. dipende da dove si stava, no? Ti spegneva la Si fiaccola. spegneva, oppure anche quando avanzavano nella galleria c'era anche delle cavità, dei buchi. dove Rischiavi c'era proprio di perderti. l'acqua, Ti usciva no? immediatamente. Ti usciva e poi diciamo si spegneva poi la luce, e poi erano proprio diciamo in condizioni dove non c'era proprio luce, niente. Così Infernali. sì. Impressionante. E qui potevano fare proprio 2 lavori, il contadino e il minatore. Certo. Poi l'abete usavano poi nelle gallerie laterali perché l'abete ha la proprietà che dava un segnale quando aumenta la pressione della montagna. Sì. No? Quindi scricchiolava, ok. era un allarme per i minatori Di tirarsi andarsene. indietro o di mettere più puntelli. Ok. Sì. Questo è scisto, scisto? che contiene calcoperite, la parte che luccica è il minerale prezioso. Una miscela di rame, ferro e zolfo. E lì sono proprio, la calcopirite. Sì. Ok. diciamo,
dai primi scavi, no? E lì la calcoperite è molto concentrata, quindi sono proprio strisce di minerale. No? Quindi Lì erano contenti, diventavano ricchi. No? E poi ultimamente sono rimasti puntini di calcoperite. Vedi? È impressionante perché qua sono puntini e lì sono proprio filoni. Sì, esatto, esatto. E questo qua verde? Questo verde è un carbonato a base di rame, la malachite, no? Che vediamo poi ogni tanto anche camminando poi lungo le pareti, si deposita poi la malachite, poi il rame puro, rame nativo, era molto raro però si trovava anche nella miniera di Predoi, e poi vediamo la pirite. Che è quella lì, sicuro. Esatto, assomiglia alla calcoperite, però la differenza è che la pirite non contiene rame, quindi è una, diciamo una... Non so se è quella che si chiama anche l'oro degli sciocchi. Esatto, gli sciocchi, l'oro dei poveri. Una condizione molto significativa questa ricostruzione. Incredibile. Pazzesco pensare che fino agli anni 60 era così. Sì, poi mi diceva Arthur che chiaramente una volta che avevano estratto il materiale riempivano le gallerie con materiale inerte per evitare di doverlo riportare fuori, quindi facevano due lavori in uno, ecco, perché comunque anche portare fuori il materiale era un grosso lavoro, quindi se potevano utilizzare delle gallerie dismesse come dei depositi di materiale inerte era perfetto. Diciamo Arthur che tu sei nato nell'epoca giusta, se nascevi 100 anni fa lavoravi sempre qua ma in un'altra veste. È così. I miei parenti stavano qui sotto in condizioni brutte, no? E io tu avevi parenti che lavoravano qua? Sì. Capitava che qualcuno moriva ogni tanto qua in miniera? Certo, sì. C'erano anche gli incidenti a causa della frana, poi anche ultimamente con la dinamite. Certo. C'era un minatore del paese che ha perso la sua vita, poi l'altro si è fatto male, ha perso l'occhio. Questo minatore è vivo ancora. Ma dai, impianto di cementazione. Sì, esatto, perché così l'acqua viene raccolta dal pozzo. Ok. Dal pozzo quello dell'Arciduca Giovanni. Sì. Poi ci sono lì diciamo i tubi che arrivano in fondo e lì c'è un laghetto e da lì parte questa canalizzazione, diciamo questa struttura di legno. Poi l'acqua che contiene solfato di rame scorre lungo questi canali di legno. Noi mettiamo del ferro, sono pezzi scarpi di fabbrica, di ferro, delle monete di ferro per esempio. Poi se hanno contatto con l'acqua e il solfato di rame, fa la reazione chimica, il ferro si scioglie, vedi? Si scioglie, no? E poi si forma questa polvere, questa fanghiglia che contiene 80% di rame. E la fanghiglia, la sabbia, diciamo, con l'acqua, col flusso, viene trasportata, si deposita lì nel serbatoio. Quando è pieno, viene raccolto e questo deve essere prodotto. È un'acqua talmente cristallina che non sembra nemmeno che ci sia acqua. Esatto. Impressionante. E questo sarebbe poi il prodotto. Questa è la fanghiglia che contiene quanto percentuale? 80% di rame. Incredibile. E solfato di ferro. Poi viene, diciamo, lavorato e questa sarebbe la melma asciutta, secca, che diventa un cemento. E così è pronta per la. E questo bel sistema senza sforzo chi l'ha inventato? Non si sa. È una roba antica? È una roba antica del Medioevo. Ah, medievale. Quindi loro non sapevano perché funzionava. Loro non capivano la chimica, però funzionava. Esatto, funzionava perché hanno scoperto, diciamo, questo funzionamento perché hanno dimenticato, attrezzi di ferro nell'acqua. Sì. Ah, certo, casuale come tante scoperte. Esatto. Diciamo, non importa come ci riesci, se ci riesci. Questo è il lago. Aspetta. Cioè, è talmente limpido che non capisco dove inizia l'acqua. Esatto. Cioè, quella è il limite, la riga è il limite dell'acqua. E poi si riflette il soffitto, si specchia la volta. Non si capisce esattamente. Così si vede. Ecco, così si vede, ecco, è pazzesco. Così fa effetto specchio completo. Nel centro dove uno volendo viene a respirare l'acqua filtrata, l'aria filtrata dalla caverna, perché com'è il tasso di umidità, Arthur, mi dicevi? L'umidità relativa è al 98%. La temperatura è costante, ci sono 8 gradi. E quindi la polvere si appoggia sulle pareti della caverna e filtra, proprio un enorme filtro. Esatto. Ah, questa è una galleria seconda mano, così stretta? Esatto. Wow.
Per esempio, no? Quando facciamo questo giro d'avventura, no? Poi arrivati alla quota del livello San Nicolò, tornando indietro per 1 chilometro, uno deve camminare lungo una galleria così bassa e stretta che vediamo qui. Sì, qua siamo in un hangar a confronto. Sì, per 1 chilometro impiegavano 87 anni. No, Quanti mi hai detto? 87. 87. Sì. Pazzesco. Era una generazione di minatori, Sì, la sì. vita media era L'aveva scavata 35, tuo nonno, l'aveva scavata il tuo sì, bisnonno. senza trovare niente, no? Perché era su tutta roccia sterna e poi dopo 1 chilometro toccavano il filone Certo, verticale. quindi magari una generazione aveva scavato per Sì, niente. sì, anche 2. Sì, sì. Pazzesca questa. Sempre chinati e poi, ripeto, qua è ancora con luce elettrica. Immagino l'odore che c'era col grasso di maiale. Ah, certo, sì, sì, proprio letteralmente. Il perno di guida era in mezzo. Ah, c'era un perno di guida, certo, per farlo deragliare. Mamma mia, che vita. Sì. E poi mettevano roccia, sassi Per sotto stabilizzare. il piede, esatto, per il flusso dell'acqua sotto, così non stavano nell'acqua, erano soltanto... E qui avevano, qua vabbè è stata una ricostruzione, era così per stabilizzare queste pietre. No, lì trovavano le rame, sfruttavano tutto e poi la roccia esterna, lasciavano sul posto di lavoro, per quello muravano a secco, Ok. no? Per non dover trasportare fuori. Ah, ok, ok. Come prima. Largano a mano che dicevamo prima, esatto, in 2. L'altro è morto. L'altro se nell'acqua. Lì c'è il conico. Poi Anzi, fermava anche- mai la miniera giorno e notte? Normalmente loro dovevano stare sotto giorno e notte, no? Facciamo 3 turni, Ok. no? Perché se si fermavano loro poi si lagava subito. Ah, no? subito? Sì, sì, perché l'acqua arriva da tutte le parti. Ah, no? ok. E così quando facevano i pozzi doveva essere sempre, diciamo, Attivo. attivo, sì. E poi quando uscivano anche d'inverno a 2000 metri aspettavano anche meno 20 gradi, no? Diciamo, Ah, è a vero, gennaio, è vero. no? E poi erano bagnati, no? E la loro vita era corta. Terribile. Sì, sì, terribile. C'è acqua veramente ovunque qua. E qua l'altro filone. Esatto. Cioè, vuoi dirmi che scavavano qua? Sì, dall'alto verso il basso dovevano Calarsi. scalarsi, sì, e fare questi pozzi. L'anno quando hanno ritrovato il rame. Quindi Le sue Clafter misure. cos'era? 575 Clafter, l'avanzamento di quella galleria? Clafter è un'unità di misura. Un altro pozzo di, cioè, scala di comunicazione con i livelli superiori. Esatto. Il caschetto è fondamentale, Qua torniamo al nostro carrettino che si esce dalla miniera praticamente. Ok, torniamo indietro e ci facciamo gli altri 980 metri in giù. Eccoci qua ragazzi, siamo usciti sani e salvi dalla miniera, nessuno che si è fatto male. Volevo ringraziare Arthur per avermi guidato, io ho sintetizzato un po' i concetti, ma mi ha detto tutto lui, mi ha raccontato tutta la storia della miniera. Venite a visitare il posto perché è bellissimo, come avete visto, vale la pena. Poi l'unica miniera d'Italia sopra il 47esimo parallelo nel comune più a nord d'Italia. Esatto. Bellissimo, un posto sia storicamente che naturalisticamente parlando stupendo. Grazie Arthur, Grazie a te. grazie. Bene, ha smesso un po' di nevicare, è passato lo spalaneve per fortuna perché insomma cominciavo un po' a vedermela brutta se continuavano quei fiocchi, non so se riuscivo a uscire. Comunque adesso andiamo in fondo alla Valle Aurina e torniamo a latitudini più umane. Io ragazzi spero moltissimo che il video vi sia piaciuto, vi consiglio assolutamente di nuovo di visitare questo posto perché è fantastico, mi è piaciuto tantissimo. Voglio ringraziare di nuovo Arthur per avermi guidato dentro la miniera, Sofia per avermi permesso, per aver accettato di farmi fare dei filmati all'interno della miniera. Iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti e noi ragazzi ci vediamo alla prossima. Ciao!